Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Il modulo più forte in assoluto, o comunque uno dei più forti, uno dei più utilizzati da tutti quanti i giocatori, diciamo, top nelle classifiche mondiali, sapete qual è? Ragazzi, il 4-3-3. È anche il mio in, diciamo, ci sono diverse varianti di questo modulo, ma comunque alla fine della fiera è uno comunque dei più utilizzati e soprattutto uno dei sempre comunque con tutti gli stili più efficaci. Come avete potuto notare negli scorsi video o comunque in tante spiegazioni che ho dato di tattiche, di moduli, di consigli, uno dei miei moduli diciamo base che ci sono sempre di default è il 433, perché comunque ragazzi è un modulo completo. Andiamo subito a vedere di che cosa stiamo parlando. Questo ragazzi non è un 433 classico chiaramente, ma è un 4213. Un 4-2-1-3 significa che comunque abbiamo compattezza lo stesso a centrocampo come nel 4-3-3 classico, ma anche con un pelino comunque di spinta in più in avanti o comunque se vogliamo vederla così anche di appoggio, perché la posizione di De Paul in questo caso del nostro trequartista, che può essere tranquillamente anche un altro giocatore, anche un regista creativo ad esempio il giocatore chiave, ma comunque ci arriveremo nel corso del video, diventa veramente veramente fondamentale, perché questo giocatore, insieme chiaramente poi ai due esterni e all'attaccante, sono coloro che manovreranno proprio l'azione in fase di attacco. È un modulo che, come potete notare, offre molta compattezza in tutte le zone del campo, tanto che appunto è sempre uno dei più utilizzati il 4-3-3, perché a differenza di tanti altri dove magari abbiamo molta compattezza per dire in difesa o altri magari molta compattezza in attacco, questo riesce a fornirci entrambe le cose. Il 4-3-3 infatti è da sempre uno dei miei moduli preferiti, in tutte le sue varianti ovviamente, non solo quello classico, però comunque qualsiasi variante uno provi a mettere in campo comunque funziona. Iniziamo dal portiere ragazzi, io ho un portiere difensivo che è Peter Cech e capisco che non tutti noi ce l'hanno e di conseguenza vi consiglio un altro portiere a vostra scelta, a parte diciamo lo stile di gioco, ma comunque un portiere che vi pari, che vi faccia trovare molto molto bene. In difesa ragazzi, in difesa io vi consiglio un incontrista con uno sviluppo. Se non avete uno sviluppo fortissimo va bene anche questo terzino difensivo Paolo Maldini, ma paradossalmente potrebbe anche andare bene un Costa Curta che comunque può fare il DC e di conseguenza giocherebbe comunque a pieno regime. Il terzino difensivo, per chi non lo sapesse, da DC si comporta un po' simile a uno sviluppo, ecco per capirci, nel senso che comunque starà lì, tenderà qualche volta a uscire, ma non eccessivamente, un po' come fa insomma lo sviluppo. Le caratteristiche, ragazzi, di queste carte devono essere la velocità, la difesa, ovviamente la tecnica possiamo anche un attimino tralasciarla, tanto al massimo ci interessa che faccia più che altro i passaggi ravvicinati ai propri centrocampisti, non ci interessa che ovviamente abbia chissà quale tecnica raffinata per fare dribbling o finte e via dicendo, quindi ci interessa principalmente però la velocità, il fisico, la difesa, quindi tutti i parametri fondamentali secondo me per un difensore. Vicino a lui, come già detto, ci metto questo Paolo Maldini che è clamoroso, non tutti ce l'abbiamo, ma va bene, come già detto, anche uno sviluppo. Unica piccola informazione che do è che, appunto, come avete potuto notare, i miei due difensori centrali sono entrambi molto molto veloci, perché comunque l'attuale gameplay è diventato molto rapido, molto veloce, allo stesso tempo comunque si ragiona, però quando i giocatori partono, ragazzi, soprattutto se sono i vari Mbappé, i vari Messi e via dicendo, diventano veramente difficili, molto difficili da prendere. Quindi, parametro da tenere assolutamente in considerazione, velocità almeno sopra gli 87-88, così come tutti i parametri difensivi, quindi se siamo anche sopra i 90 meglio ancora, però capisco che non tutti possiamo avere una leggenda, quindi tenete in considerazione più o meno questi parametri. Vicino a lui ci metto un terzino difensivo come ruolo proprio terzino difensivo. Ehm, Andrebbe bene anche messo da DC, sì, potrebbe però funzionare anche comunque messo da terzino sinistro. Dico il potrebbe perché poi comunque è una cosa soggettiva dove ognuno di noi poi dovrà testare ciò che, con la quale appunto si trova meglio. Io mi trovo bene così, un bel terzino difensivo, veloce,
con un'ottima difesa, una discreta tecnica, quindi comunque fa il suo. Dall'altro lato invece mettiamo un terzino offensivo, ragazzi, perché comunque non è a caso messo così, ma come potete notare questo Messi è un taglio al centro, di conseguenza si creerà che Messi si accentra e Cafu andrà a sovrapporsi, creando comunque molto scompiglio alla difesa. E se poi davanti abbiamo anche un attaccante forte di testa, ovviamente ragazzi è una cosa in più da poter sfruttare appunto a nostro favore. Ehm, la caratteristica del terzino offensivo, ragazzi, deve essere sempre la velocità, la difesa e comunque una discreta tecnica. Perché? A differenza di altri giocatori che non salgono, che comunque non saliranno durante il corso della partita, lui tenderà a spingere, a volte si troverà anche in zona, diciamo, limite di rigore, quindi o deve fare il passaggio giusto, o deve comunque andare anche a concludere. Di conseguenza è giusto che un minimo di tecnica, almeno come c'ha lui, ce l'abbia. Quindi mi raccomando, se prendete qualcuno e dovete andarlo a maxare, seguite appunto questa tipologia di consiglio. In mediana ci sono diverse soluzioni. Io utilizzo un incontrista con un tra le linee. Un'altra soluzione potrebbe essere un collante con un tra le linee. Potrebbe essere un onnipresente con un tra le linee. Quindi comunque diciamo che abbiamo diverse soluzioni. L'unica cosa qual è? Quella di dover testare voi quale vi piace meglio. Solo provando, solo cercando di mettere in campo i giocatori che più vi piacciono, capirete se quelli sono fatti realmente per voi oppure no. Io diciamo che ci gioco dall'inizio a questo gioco, di conseguenza ormai sotto tanti punti di vista ci ho un po' preso la mano, però ovviamente per una persona che è nuova e che magari non conosce bene questo tipo di dinamiche, capisco possa essere comunque difficoltoso. Quindi i parametri di Pirlo, ragazzi, non si discutono, ovviamente fortissimo tecnicamente, passaggi, velocità, insomma, però comunque ha una buonissima difesa, di conseguenza un top player. Vicino c'ha una piovra, ragazzi, questo conquista qualsiasi cosa gli passi sotto i piedi, cioè non si sa come faccia, ma qualsiasi cosa la prende. Velocità, tecnica e difesa, queste sono le caratteristiche, ragazzi, dei due, mi raccomando, mediani, quindi fate bene attenzione. Trequartista, giocatore chiave. Si può mettere anche un regista creativo, attenzione, io utilizzo lui perché mi piace molto, perché lui è un giocatore a tutto campo che può dare anche una mano appunto a Pirlo e Vieira in fase di impostazione. E comunque, ragazzi, se non avete lui, metteteci un altro giocatore chiave se volete provarlo così, o altrimenti regista creativo. Io tanto che infatti in panchina mi porto praticamente comunque una sua alternativa molto molto valida, che è questo Snyder, ok? Questo Snyder lui fa 102 appunto di overall, è molto 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 forte, però ragazzi, diciamo che comunque anche qui dipende da voi più che altro come vi piace giocare, se vi piace più un inserimento, quindi come un giocatore chiave, oppure se vi piace un pochino di più magari attendere ad avere lo scarico. Cambia fondamentalmente questo. Io preferisco l'inserimento perché, ripeto, questo De Paul spesso e volentieri è molto intelligente, quindi si fa trovare comunque al posto giusto al momento giusto. Però talvolta che non c'è mi accorgo che mi manca comunque qualcuno e un regista creativo in quel ruolo potrebbe fare appunto al caso vostro. Poi partiamo dalla punta che è la più facile. La punta, ragazzi, deve stare in avanti, deve essere un opportunista o un rapace d'aria, comunque una persona veloce, una persona che ha gamba, una persona che, se vuoi, appunto, lo puoi mettere anche in altre posizioni, perché come questo Mbappé lo può fare anche all'esterno, quindi qualora decissi di giocare ad esempio con un falso 9, voglio comunque tenermi un opportunista, lo potrei mettere. Poi a destra, come già detto prima, un taglio al centro, questo Messi è fenomenale, ma comunque ci sono anche altri tagli al centro che sono molto carini e interessanti, usciti tra l'altro da non tantissimo. Io ho questo Messi e ovviamente
tendo a utilizzarlo perché è molto 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 forte. Dall'altra parte, ragazzi, c'è invece un'ala prolifica, con una tecnica eccelsa, con un bel tiro, con un'ottima velocità. Ragazzi, semplicemente digno. Quindi, perché vi dicevo che qui c'è un taglio al centro e poi un terzino offensivo? Perché comunque uno taglierà verso il centro e l'altro invece tenderà ad andare appunto sulle fasce. Di conseguenza creerà superiorità numerica e l'avversario magari si troverà un po' costretto a fare marcia indietro, diciamo. Dall'altra parte invece, ragazzi, un'ala prolifica, perché comunque l'ala ci vuole, nel senso che mentre da una parte tagliamo al centro, dall'altra invece andiamo dritti. Quindi questo Digno poi è fenomenale, di conseguenza è veramente una carta top. Per andare avanti vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica. E soprattutto, ragazzi, vi ricordo anche degli abbonamenti per chi volesse supportarmi in maniera ancora più efficiente. Sono aperti, ragazzi, anche gli abbonamenti, in modo tale che con €1 al mese, €2 al mese supportiate appunto il canale e comunque mi date la libertà di scegliere che cosa fare insomma poi con questo ricavato, se reinvestirlo per attrezzature e per migliorie appunto per il nostro canale e di conseguenza poi eh, portarvi dei contenuti ancora migliori. Le istruzioni comunque, ragazzi, dicevo, sono queste: il difensivo sul nostro amico Vierà, l'offensivo sul terzino, in linea bassa su il nostro mediano e il contropiede, ragazzi, sulla nostra prima punta, ovvero Kylian Mbappé. Ragazzi, non vi resta che provarlo, è uno dei moduli, ripeto, più completi in assoluto. Potreste metterlo anche come tattica secondaria eventualmente se non vi piace dall'inizio, però per testarlo provatelo, credetemi. Io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima da vostro Luca Taran. Ciao!